Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere The Last Steam Engine Train, un brano del grandissimo Leo Kottke che è interpretato da numerosi artisti, tra cui il celeberrimo John Fay. Il brano ha una struttura molto lineare, infatti vediamo che vi è un intro e tre parti che io chiamerò parte A, parte B e parte C. È in tonalità di Mi maggiore e ha un BPM di circa 200. Se volete comunque comprendere meglio il brano, vi ho lasciato sotto in descrizione la tablatura. Il brano si divide in intro più tre parti, quindi abbiamo l'intro è siamo in Mi maggiore, quindi la tecnica utilizzata per tutto il brano è quella del basso alternato. Quindi prima battuta, basso di Mi, sesta corda, i due Mi, ovvero prima corda e quarta corda, basso di Mi, sesta corda, hammer-on dal sol al sol diesis. Quando facciamo l'hammer-on, contemporaneamente vediamo il basso di Mi, quarta corda, quindi seguito dal Si. Questa è la prima battuta. Seconda battuta, prima sesta corda, basso alternato, Mi, prima corda, Mi, sesta corda. Dopodiché hammer-on, sol, sol diesis. Ricordiamoci sempre che quando mettiamo il sol diesis mettiamo insieme anche il basso di Mi a quarta corda, seguito dal Mi prima corda. Quindi ripetiamo la prima e la seconda, terza battuta è uguale alla prima, quindi prima, seconda e terza, quarta
quarta battuta è uguale alla seconda, tranne per il solo fatto che non c'è la Meron negli ultimi movimenti. Quindi la quarta battuta, perché abbiamo come nota finale il Si, che poi attraverso uno slide entrerà nella quinta battuta, ovvero nella parte A. Quindi ripetiamo la quarta. Fin qua è chiaro? Poi slide dal secondo tasto quinta corda, quindi dal Si, fino al Mi, ovvero quinta corda, settimo tasto. Ripetiamo le prime 4. Quinta e sesta battuta siamo in Mi. Questa è la settima battuta, ovvero La. Quindi slide dal Si al Mi, poi basso di Mi, dopodiché prendiamo il Mi, quinta corda, settimo tasto, e il Sol con l'anulare, seconda corda, ottavo tasto. Effettueremo un piccolo bending, tanto per arrivare al Sol diesis, quindi dopodiché Mi basso nuovamente, poi col medio andiamo a prendere il Si, prima corda, settimo tasto. Ripeto, basso alternato di Mi, quinta corda. Ripeto, dopo il basso di Mi riprendiamo il Sol, quindi battuta sesta, prendiamo il Mi col Do diesis, il Do diesis preso col mignolo, prima corda, nono tasto. Quindi, dopodiché togliamo il mignolo e prendiamo il Si con il Mi, quinta corda. Seguito dal Sol. Ripeto. Poi Mi, basso e nota di Mi. Dopodiché Mi e Si. Ripeto. Quando prendiamo la nota di Sol, ricordiamoci che il primo Sol noi l'abbiamo comunque elevato a un semitono sopra, quindi al Sol diesis, rimane sul Sol diesis, non facciamo il release, perché quando poi prenderemo per seconda volta il Sol diesis, allora lo abbasseremo. Quindi la prima volta è, vedete, il Sol diesis rimane, cioè il Sol elevato al Sol diesis rimane alzato, non lo abbassiamo, rimane alzato. Quando lo andiamo a riprendere o lo abbassiamo poi lo abbassiamo, quindi cioè era già alzato, ripeto, e nota finale il Si. Settima e ottava battuta abbiamo la settima, quindi basso di La, nota di Do diesis, cioè seconda corda, secondo tasto, poi prima e quarta corda, Do diesis nuovamente,
basso, poi col dito mignolo prendiamo il fa diesis, prima accordo al secondo tasto, basso alternato e do diesis, quindi ripeto lentamente. Questa è la settima battuta. Ottava battuta, spostiamo il dito mignolo sul sol, poi sul fa diesis, poi sul mi e poi nuovamente il mi, come si segue, quindi seconda corda, fa diesis e mi e poi seconda corda, poi basso di la con mi, seconda corda, basso alternato e mi, quindi e poi si ripassa sull'accordo di mi, quindi sul basso di mi. Nona battuta, quindi basso di mi, hammer-on, si, mi e mi insieme, prima e sesta, quindi seconda corda, basso alternato di mi e mi, ripeto, decima battuta si settima e undicesima battuta si ritorna in mi, quindi si settima abbiamo detto, quindi basso di si, nota di la, quarta corda, basso alternato di re diesis, si seconda corda, basso di si, con il dito mignolo andiamo sul do diesis, basso alternato di re diesis. Entriamo sull'undicesima battuta con nota di mi seguito dal basso. Undicesima e dodicesima battuta abbiamo il mi, e poi ricomincia, quindi praticamente mi e mi abbiamo detto, basso alternato, basso di mi, hammer-on seguito dal si, poi nuovamente quindi mi e mi, basso alternato, mi sesta corda, sol e slide dal si al mi. Questa è la dodicesima battuta. Ripetiamo 11 e 12. E poi ricomincia il verso. Dopodiché le battute che vanno dalla numero 13 alla numero 19 sono uguali alle battute che vanno dalla 5 alla 11esima. Queste sono alla 19 alla 20esima, quindi poi c'è la parte B, quindi la 19 e 20. Questa è come l'undicesima, poi la ventesima, mi e mi, basso alternato, mi, quindi basso di mi, sol diesis e basso di mi, quarta corda. Parte B. La parte B comincia con un La in forma Sol, dopodiché vedrà un passaggio cromatico dal La a Sol diesis, al Sol, al Fa diesis, poi dal Fa diesis andiamo sul Mi.
Mi seconda corda, quinto tasto. Quindi sempre con la tecnica del finger picking, basso, seconda corda, prima e quarta, seconda corda, quindi poi basso, ripeto lentamente, basso di La, col diesis e basso di Mi, seconda corda, basso di La insieme al Sol, Fa diesis e Mi, ripetiamo, Si, come nota finale. Dopodiché ci spostiamo sul Mi maggiore con il basso di Mi. Poi sulla 23 e 24esima battuta abbiamo il Mi. Ovvero basso di Mi, terza corda, poi prima e quarta. Dopodiché terza, basso, nota di Re, basso, quarta corda, Sol diesis. Questa è la 23esima, ripeto. Dopodiché col mignolo ci spostiamo sul Do diesis e prendiamo Do diesis e Mi insieme. 24esima battuta, quindi Mi Do diesis, Sol e Mi quarta corda, Ameron. Quando facciamo l'Ameron prendiamo il basso di Mi sesta corda, poi Mi prima corda, quindi dopodiché Do diesis e Mi quarta corda e Si, dopodiché passiamo sul Si settima. 25esima e 26esima siamo sul Si settima. 27esima risolve il Mi. Quindi passo di Si, La diesis e Si e La. Passo di Si, Do diesis. Dopo Do diesis, basso di Re diesis. Dopodiché spostiamo il mignolo sul Re e prendiamo Re e Si. Mignolo lo rispostiamo sul Do diesis. Dopo il Do diesis abbiamo il Si e Mi. Mi e Mi. Quindi ripetiamo. Si potrebbe anche fare così, quindi oppure come preferite. 27esima e 28esima risolviamo in Mi e poi ricomincio la parte B. Parte C invece, quella che per il mio è la più complessa, abbiamo una tecnica del genere.
Analizziamo prima i bassi. Sempre un basso alternato da La al Mi, La e Mi. Quindi praticamente la mano destra, La, con l'indice prendiamo la quarta corda, dopodiché prendiamo la quarta corda nuovamente col pollice, cioè una cosa del genere. La quarta corda viene giostrata, la quarta corda viene alternata tra l'indice e il pollice. Quindi ripetiamo, basso di La col pollice, poi indice quarta corda, pollice quarta corda e indice quarta corda. Questo è il movimento. Chiaramente col basso alternato di Mi. Cioè usa il basso alternato di La e Mi e la quarta corda l'alterna tra indice, pollice e indice. In questa maniera. Questo movimento viene fatto su 3 battute. Prima, seconda, terza. La quarta battuta della parte C fa sempre questo movimento iniziale, dopodiché La e Re, Si bemolle e La. Quindi per passare sul Si settima c'è un passaggio di bassi, quindi e passa sul Si settima. Ripetiamo. Stessa cosa sul Si settima. Questo movimento qua con il basso alternato di Fa diesis, Si, Fa diesis. Quindi utilizza in questo caso la nota di Re diesis per 3 volte, quindi per 3 battute. 1, 2, 3. Quarta battuta, questo movimento, poi quindi Si e Re diesis, Si bemolle e La e ripassa sul La. Quindi dopodiché sul La, prima battuta, seconda. Quindi abbiamo questi passaggi di bassi. Ripetiamo. La, Mi, Fa diesis col pollice, La. Quindi dopodiché Mi, Fa diesis, La e Mi. Quindi prima, seconda, dopodiché c'è Mi, quarta corda e quinta. Quindi la prima battuta dalla parte finale della parte C è La e Mi, Mi e La. Quindi dopodiché mettiamo il basso di Fa diesis col pollice e suoniamo il basso di Fa diesis seguito dal Mi. Quindi ripetiamo, poi La e La. Praticamente vengono alternati, come si alterna il basso, si alterna anche la nota che suoniamo, una volta la quarta corda, una volta la terza.
una volta la quarta, una volta la terza, quindi stessa cosa sulla seconda battuta della parte C, dove abbiamo i bassi, quindi basso, Mi, basso di Fa diesis, La, basso di La, Mi, basso di Fa diesis, Sol. Quindi parte conclusiva, Mi, quarta corda, quinta, ripetiamo, Ameron dal Sol al Sol diesis. Quando mettiamo l'Ameron mettiamo anche il basso di Mi, sesta corda, seguito dal Si e basso alternato, quindi una volta effettuato questo passaggio di bassi andiamo sul sessettima. Si e Si, terza corda e basso alternato di Re diesis. O mettiamo il Mi o mettiamo il Si, o così o così, come si preferisce, e si chiude in Mi. Dopodiché si ripete nuovamente la parte C. Dopodiché il verso si ripete per 3 volte. Seconda, e terza, e questa è la chiusura. Quindi sulla terza volta che si ripete arriviamo qui, abbassiamo il Sol diesis sul Sol, quindi release, basso di Mi, basso di Re e basso di La, accordo di La maggiore, basso di Mi, slide dal Si al Mi e armonico al 12° tasto, prima corda. Quindi ricordiamoci sempre che quando facciamo il primo slide rimane in tiro fin quando non risuoniamo il Sol per poi fare il release. Quindi qua passiamo Re, La, accordo, ripetiamo, basso, slide e armonico. Siamo giunti al termine del tutorial, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!